Ciao a tutti, mi chiamo Andrea Longhin. In questo video tenterò di spiegarvi in che modo, insieme al mio gruppo, stiamo tentando di realizzare un fascio di neutrini come non si è mai visto da 60 anni a questa parte. Arriva lui. 60 anni fa c'erano dei fisici molto più bravi di te e non ce l'hanno fatta. Sì, hai ragione, non è ancora detto che ce la facciamo. Però c'è qualcuno che crede in noi. Senti, ma se non funziona, cosa gli racconti a questi dopo che ti hanno dato tutti questi soldi? Se non dovesse funzionare, comunque avremmo capito molte cose e potremmo seguire nuove direzioni. Io non ci dormirei la notte. Lo spirito dell'IRC in effetti è proprio quello di scommettere su progetti che hanno un alto rischio e quindi che difficilmente altri istituti potrebbero finanziare, ma che d'altro canto promettono degli grossi avanzamenti nel settore. Ah, ho capito, ma tipo potrei applicare anch'io? Ognuno con una buona idea e un istituto che sia in grado di renderla credibile può proporre un progetto all'IRC, però magari se lo dici a me sono più contento. Me la tengo per me. Allora, ascoltami, sta cosa dei neutrini. Allora, io a scuola sapevo che c'erano i protoni, gli elettroni e i neutroni, e già i neutroni mi mettevano un po' in difficoltà, ma con la O, non con la I. Non è che è solo un problema di ortografia tutto sto casino. Guarda, apprezzo la tua propensione alla semplificazione, però la questione non è proprio così banale. Mi vedo costretti a raccontarti qualcosa in più sui neutrini. Ok, però vedi di non gasarti troppo. I neutrini costituiscono una delle particelle più interessanti e ancora non molto comprese nel quadro della fisica delle alte energie. Questo deriva sostanzialmente dal fatto che sono molto difficili da studiare perché interagiscono debolissimamente con la materia. I neutrini infatti sono le uniche particelle che sono esclusivamente dotati della interazione debole e gravitazionale. Nonostante i neutrini sembrino una cosa così esotica, sono praticamente onnipresenti. Di neutrini per esempio ce ne arrivano tantissimi dal Sole. Pensa che in ogni secondo ce ne arrivano 60 miliardi per ogni centimetro quadrato di superficie. In generale i neutrini vengono prodotti ogni volta che ci sono delle reazioni nucleari che si chiamano decadimenti beta. Un'altra sorgente molto potente di neutrini di bassa energia è fornita dalle centrali nucleari. Ci sono inoltre una categoria di neutrini che ci vengono dalle interazioni dei raggi cosmici nell'alta atmosfera. Il fisico che ha inventato la parola neutrino in effetti è il nostro Enrico Fermi e lo coniò in analogia al neutrone. Infatti i neutrini sono neutri ma interagiscono veramente poco e per questo sembrava appropriato l'introduzione del diminutivo neutrino. L'ipotesi del neutrino fu introdotta dal fisico Wolfgang Pauli negli anni 30 per spiegare una strana caratteristica dei decadimenti beta degli atomi, ovvero il fatto che sembrava che mancasse dell'energia. Quindi il neutrino fu, un'ipotesi per tentare di salvare la conservazione dell'energia. I neutrini infine furono rilevati per la prima volta nel 1957 in prossimità di una centrale nucleare, come vi dicevo prima, da due fisici statunitensi che si chiamavano Rines e Cowan. Un'altra sorgente di neutrini è la Terra stessa. Attraverso i decadimenti radioattivi degli elementi pesanti, oltre a disporre di queste sorgenti naturali di neutrini, abbiamo la possibilità di creare anche dei fasci di neutrini artificiali, cioè prodotti direttamente dall'uomo. E questa, modestamente, è la mia specialità. Per fortuna che non dovevi gasarti. Ok, diciamo che non vi siete sbagliati, però queste cose sono cose che pensate così, magari sotto l'effetto di qualche sostanza, ma come le vedete veramente queste robe? Come ti ho detto, le vediamo. Sai che i fisici sono del partito di San Tommaso? Se non vedono, non credono. Adesso ti mostrerò alcuni esempi di come in pratica si riesca a osservare un neutrino. Spesso per osservare i neutrini occorre andare in località sotterranee in modo da non essere disturbati dalle particelle che vengono dall'alta atmosfera, i cosiddetti raggi cosmici.
Un esempio famoso è il laboratorio nazionale del Gran Sasso che si trovano in Abruzzo. In questa foto, per esempio, puoi vedere un'immagine del Sole fatta attraverso i neutrini che produce. Questa specie di foto, fatta con i neutrini invece che con i fotoni, che sono le particelle di luce, è stata fatta in un esperimento sotterraneo che si chiama Super Kamiokande e che si trova in Giappone. Quindi ci si può abbronzare con i neutrini e magari non fa neanche male alla pelle. Ma senti, io l'anno scorso sono venuto alla notte dei ricercatori e c'era un tizio che mi ha detto che i neutrini passano attraverso 732 km di sottoterra e non vengono assorbiti. Adesso non me la raccontate giusta, perché come fanno questi neutrini a passare attraverso la Terra e invece poi quando voi mi mettete là a guardarli li vedete? Qua c'è qualcosa che non va. Devo ammettere che la qualità delle tue domande ha subito un'impennata. La frazione dei neutrini che interagisce è comunque infinitesimale, però se noi spariamo una quantità gigantesca di neutrini all'inizio, riusciamo comunque a far sì che questa percentuale infinitesimale del totale sia sufficiente ai nostri scopi, per cui i fisici dei neutrini hanno costantemente bisogno di avere rivelatori estremamente grandi. Sì, ho capito. Siete praticamente come dei bambini capricciosi che vogliono il rivelatore sempre più grosso, no? Ma tra l'altro, se il problema è che avete pochi neutrini, per che motivo dovete mettervi tipo a 700 km dal punto in cui partite? Se vi metteste più vicino ne avreste tanti di più o no? In effetti potrebbe proprio sembrare che ci piace complicarci la vita. In realtà non è così. Abbiamo bisogno di far viaggiare i neutrini per distanze dell'ordine di centinaia di chilometri, perché in questo modo è possibile osservare un fenomeno che si chiama oscillazione. Oscillazione? Cioè mi stai dicendo che praticamente non vanno dritti? Sono anche loro sotto l'effetto di qualche sostanza? Non è la posizione che oscilla, ma è un'altra cosa, è la composizione dei neutrini che oscilla. È una cosa che non ti ho detto prima. I neutrini sono di tre tipi: i neutrini dell'elettrone, del muone e del tau. Ah, no, me lo ricordo l'anno scorso come lo diceva il tizio, che ci sono quelle che chiamate famiglie, no? Mi state facendo fumare il cervello. No, tranquillo, non è così complicato. E quando noi all'inizio abbiamo solo neutrini di un certo tipo, man mano che ci spostiamo vediamo che compare un tipo di neutrino che prima non c'era. E il modo in cui compare e scompare ha un andamento oscillatorio con la distanza. Grazie all'esperimento Super Kamiokande, di cui ti ho parlato prima, è stato possibile osservare questo tipo di fenomeno. Ovvero si vedeva che i neutrini prodotti nell'atmosfera cambiavano di tipo e praticamente quelli che venivano dall'alto, ovvero da 15 km di distanza, erano immutati, mentre quelli che venivano dall'altra parte, dall'altro lato della Terra, quindi 12.000 km di distanza, avevano il tempo di oscillare e quindi arrivavano di un altro tipo. Una scoperta eccezionale che ha fruttato tra l'altro il premio Nobel per la fisica del 2015, mette in luce una proprietà fondamentale dei neutrini che è la loro massa. Fino a qualche decennio fa si pensava che i neutrini fossero come i fotoni, come la luce, ovvero che non avessero massa. I neutrini hanno una massa ed è estremamente piccola, ordini di grandezza più piccola di quella delle altre particelle. E attualmente il motivo profondo per cui i neutrini abbiano una massa così piccola è ancora sconosciuto. Ok, dai, qualcosa ho capito, ma venendo a cose più pratiche, c'è una cosa che mi chiedo: come fate a centrare il vostro rivelatore, che sarà di qualche decina di metri, a una distanza di 732 km? Cosa siete, dei cecchini? In effetti è abbastanza impressionante, però di solito queste cose le chiediamo agli ingegneri e loro riescono a farle. A dire il vero abbiamo anche dei rivelatori che ci permettono di capire quanto è allineato il nostro fascio.
Non è che devi immaginartelo come un fascio laser che anche a distanze così grandi rimane molto piccolo. Ha una certa divergenza, tipo al Gran Sasso del CERN, ha una dimensione trasversa che è praticamente confrontabile con quella di tutta la montagna. Ok, quindi diciamo che ce la fate a centrare il bersaglio, però io devo ancora capire bene cosa vedete, perché sto neutrino abbiamo detto che passano, è una specie di niente, no? Ma allora cosa vedete voi? Bravo, bravo, hai usato un'espressione azzeccata, è praticamente un fascio di niente perché nella stragrande maggioranza dei casi il neutrino passa e non si fa vedere, però in una piccola frazione interagisce con la materia. Cosa vuol dire? Che rompe i nucleoni che sono praticamente fatti a pezzi dal neutrino e quello che vediamo sono i prodotti di questa interazione distruttiva del neutrino con la materia. Le particelle che vengono prodotte da queste interazioni sono cariche e quindi è possibile vederle nei nostri rivelatori. Un altro modo per accorgersi della presenza del neutrino è quando questi vengono prodotti, perché essi portano via dell'energia. Ho capito, tipo quando sei a una festa e riesci a capire quanta gente è venuta dalle birre che sono state bevute, anche se sta gente poi non si è più vista. Eh sì, anche quella è una forma di evidenza indiretta, insomma. Hai un futuro da fisico teorico tu. Grazie, grazie collega. Ma mi chiedevo un'altra cosa, questi neutrini sono sfuggenti, no? Da quello che capisco non è che si possono manipolare. Come fate voi a convincerli ad andare tutti quanti nella direzione che interessa a voi? Cosa fate? Moral suasion? Moral suasion. Ma come parli? I fotoni si riescono a curvare, per esempio facendoli attraversare dei materiali trasparenti con densità diversa. E queste sono le lenti che conosciamo, no? Ugualmente le particelle cariche si riescono a curvare facendole passare attraverso dei campi magnetici. Per i neutrini questo non è possibile perché i neutrini non hanno carica. Allora cosa si fa? Si sfrutta il fatto che i neutrini vengono prodotti nei decadimenti deboli di particelle instabili. Stai cercando di seminarmi? Questi neutrini sono i figli di particelle che vivono molto poco tempo, perché sono instabili, che però sono cariche. E quindi se noi siamo veloci abbastanza da rendere parallele queste particelle, poi i neutrini che provengono da queste particelle, quando decadono, più o meno mantengono la stessa direzione delle particelle originali. Quindi il trucco è di fare un fascio di particelle che sono manipolabili con dei campi magnetici, essendo cariche, e successivamente vivere di rendita, ovvero sfruttare il fatto che più o meno i neutrini seguono la direzione della particella madre. Ah, quindi voi manipolate i padri in modo che siano manipolabili i figli? Li manipoliamo ma a fin di bene, non è che li manipoliamo per fare chissà cosa. Ma come mai poi i figli mantengono la stessa direzione delle particelle padri? Funziona un po' come quando un meteorite entra nell'atmosfera terrestre. Tutti i detriti più o meno seguono la stessa traiettoria iniziale.